Salve a tutti, ci vediamo dopo un po' di tempo. Diciamo che ci vediamo è un modo di dire, perché voi di sicuro mi vedete, ma io vedo lo schermo nero. Quindi però mi hanno detto che si vede e quindi va bene anche parlare a uno schermo nero. In fin dei conti, ognuno parla sempre a se stesso, no, e quindi in qualche motivo mi vedo specchiato nello schermo nero ed è molto utile con ciò che ho intenzione da fare. Oggi appunto volevo parlare de tipologie delle iniziazioni, ma un pochino più, così, tanto per fare un piccolo discorso durante, diciamo, il periodo che, intercorre tra un ritiro e un altro, che poi tra l'altro, avverrà a fine settimana. Parlando no, mi dicono che non si vede proprio. Io vedo schermo nero e mi si dice che è proprio schermo nero. Ci ho provato, sono 5 volte, bene, io non vedo nulla. Non posso dire nulla di altro, quindi va bene, io posso vedere di continuare, speriamo che poi rimanga c'è registrata, diciamo, la cosa, perché ripeto, per me è un assoluto schermo nero. E quindi dicevo, volevo parlare di, questa cosa che sono le iniziazioni. Beh, se ne parla da molto tempo, se ne parla in tutte le salse, si dicono tante cose, però, ehm, alla fine, specialmente oggi, con la cultura popolare che si è trasferita anche nell'occultismo, nella conoscenza occulta ed esoterica, ciò che prima era, mhmm, di dominio di persone che erano veramente versate, è diventata moda e di conseguenza, diventando moda, ecco che, accade che per tutti, cioè diventa, come dire, qualcosa di conosciuto, cosa che poi tra l'altro è sbagliato, perché non è assolutamente conosciuto. Vediamo qui, forse riesco a risolvere, vedo Portrait, Studio Light, cosa mi dice qui? Vediamo che cosa mi dice. No, niente. C'è una specie di FaceTime camera. Va bene, okay, lo tengo così. Okay. Quindi, cosa succede? Ci succede che in situazioni di, mhmm, conoscenza scusate sono stato noi ti vediamo, bene, allora l'importante Ouroboros dice pure: "I can see you". Okay, okay, grazie, va bene, va bene. Quindi parliamo delle iniziazioni. Iniziazioni che sono innanzitutto di 3 tipi, quindi vediamo di togliere un pochino di, ehm, patina dalla mente e poi vediamo di in questo caso, dopo aver tolto la patina dalla mente, di vedere di capire, quali sono quelle vere, quelle non vere, eccetera. Allora, oggi tutti danno iniziazioni solitamente, uhm, come dire, iniziazioni, tutti sono capaci di dare iniziazione, e quindi di conseguenza, essendo tutti capaci di dare iniziazione, son tutti maestri. Io, dico questo: ciò che mi venne insegnato molti anni fa, quindi non certamente poco tempo fa, fu che, di osservare la persona e le persone o i gruppi che danno la cosiddetta iniziazione e di conseguenza vedere se ciò che predicano è vissuto, se ciò che sanno, che tentono di dire, è realizzato. Questo era quanto mi veniva detto. Poi, per distinguere la validità dell'iniziazione è importante andare a vedere la velocità. È chiaro che una persona che conosce qual è, diciamo, il metodo,
è molto attento e molto accorto, perché può distruggere delle menti. E, innanzitutto poi, tra l'altro, chi dà iniziazioni non si dà le arie di darle, neanche i veri ordini. I veri ordini che danno iniziazione sono nascosti. Quindi sono messi da parte, sono, per pochi. Cioè io stesso non ho mai detto, do iniziazione, ho detto: "Cominciate a studiare, studiate, eccetera, eccetera, e poi potete fare una specie di autoiniziazione studiando e poi se arriva il tempo che siete maturi, poi si vedrà se siete cooptati o meno". Quindi ma non si può mai dire a una persona: "Sì, entra e tu avrai sicuramente l'iniziazione". Cioè no, anche perché le iniziazioni son di 3 tipi innanzitutto. La prima iniziazione è per cerimonie e quindi iniziarsi per cerimonie significa entrare in contatto con un organigramma, un organo, insomma qualcuno che ha la capacità di avere, un gruppo esteso, conoscendo i misteri e praticandoli, che possa per, conoscenza di metodo e per aver realizzato, possa dare, una trasmissione. La maggior parte di queste sono organizzazioni tipo l'AMORC, la Rosa Croce, l'OTO stesso, ai livelli bassi, la Golden Dawn ai livelli bassi, la Fratellanza di Miriam, per esempio l'Ordine Osiride Egizio non ha assolutamente una tipologia di iniziazione cerimoniale. E poi insomma ne parleremo. Nella OP c'è una scuola, diciamo, più ad persona, per se stessi, e poi se si raggiunge qualcosa, la persona viene contattata separatamente, come si faceva nell'ordine Ammonio tanto tempo fa. Poi, lasciamo stare, queste sono tipologie anche di iniziazioni che sono date nella Wicca, oppure, no, nelle cosiddette, sette anche per esempio cristiane o di altra tipologia. Ci sono questo raccolta in gruppo, e quindi una cerimonia, quindi, che sa molto di religioso. Io direi, con le parole di Regardie, che ecco, per esempio l'iniziazione massonica è cerimoniale e quindi tutto ciò che è un gruppo molto grande, templario. Regardie diceva: "Io, penso che pochissimi abbiano assistito a un vero rituale", attenzione, parlava di rituale, non di cerimonia, e che quindi si rendano conto di cosa veramente significhi. E solitamente queste cerimonie sono abbastanza fredde, sono abbastanza dirette, sono con letture e cose varie, e quindi è come se dovesse essere ipso facto la trasmissione, basta leggere 4 righe, fare delle mosse o essere tutti insieme. Nel panorama attuale poi si è allargato alla New Age, si è allargato all'idea di dire non c'è più bisogno di iniziazione, e questo è sbagliato perché non è possibile. Oggi poi tra l'altro ci si è allargati anche al fatto dell'autoinsegnamento, cioè non c'è più bisogno del maestro che lo sa. Okay, non c'è nessun problema, però non è così, son tutte illusioni, perché se tu parti dall'illusione, non c'è nessuno che ti dice: "Questa non è un'illusione", tu rimani nell'illusione. L'iniziazione non viene data da persone che ascendono al cielo o che discendono dal cielo o che hanno l'illuminazione improvvisa, quelle sono cose religiose che sono tipo le Madonne, che sono viste, chi si fida bene, oppure che ne so, per esempio le cosiddette iniziazioni sciamaniche, iniziazioni, in sogno. Io quando ero negli Stati Uniti ho assistito a iniziazioni tramite web. Ora è una cosa se uno si guida una persona a un'autoiniziazione, che è un'altra tipologia di iniziazione che però deve essere sempre tenuta sotto controllo da qualcuno che, sappia cosa fa, e sempre per preparare poi,
cioè mi vedete che guardo un po' questa parte insomma, perché qui ho aperto una finestrella e quindi è un pochino più spostata dal centro, per questo motivo mi vedete più che guarda quella parte. E quindi sempre sotto il controllo, sempre però in attesa di qualcosa di più personale, cioè di un incontro. Quindi, poi ci sono state ho assistito, uhm, a iniziazioni cerimoniali che hanno a che fare con cose abbastanza oscure. Di solito ci sono dei gruppi che per loro, indole si riuniscono e c'è un capogruppo che sembra essere posseduto e che dice cose strane, o che dice che è in contatto con Tizio, Caio e Sempronio. Beh, già se qualcuno dice che è in contatto con un'entità o con diverse entità, bisogna guardarlo con sospetto, perché non sappiamo mai che tipologie di non dico che non è vero, magari lo è, però non sappiamo, in che tipologie di entità, è possibile che la persona o le persone sono in contatto. Dovete stare attenti. Quindi queste sono quelle più comuni, le iniziazioni cerimoniali. Solitamente uhm, sono il passaggio, l'entrata di passaggio iniziale per quanto riguarda 'ste cose. Di solito tutti passano, per questa cosa un po' cerimoniale, tutti passano per questi rituali che poi sono abbastanza conosciuti, no, tutti passano per queste forche caudine direi, tranne magari chi ha la fortuna di incontrare, no, ed sono rarissimi, delle persone che sono veramente, adatte. E quindi, questo è il primo tipo di iniziazione, l'iniziazione cerimoniale. Quindi un grande tempio, diverse persone, da 2 a 3 a 10 a 20. E io quando fui iniziato alla massoneria tanti anni fa c'erano 26, 27 persone, no, quando fu iniziata la Miriam ce n'erano 10, quando fu iniziato alla Golden Dawn ce n'erano una quindicina che lì seduti, quando fu iniziato al Lodo ce n'erano 4, sì 4, quando fu iniziata la Rosa Croce c'erano 19, quando fu iniziato a all'Amor che ce n'erano 2, poi arrivarono gli altri un po' ritardatari. Quando fui, iniziato a un altro ordine sempre cabalistico ce n'erano 40. Quando entrai nella Lucis Trust ce n'erano 20, 25, quindi cose cerimoniali che poi si andava a mangiare insieme, voglio dire, non è che no, cose varie. Poi c'è l'iniziazione rituale. Quando fu iniziato per esempio allo yoga eravamo 200, 300 e c'era questo che dava l'iniziazione. Vabbè, c'erano queste iniziazioni cicliche, no, dove c'è poi un'altra iniziazione allo yoga che ebbi, perché ho voluto studiare un po' tutto, eravamo una quarantina, sempre in Italia, all'estero e cose varie. Comunque cioè, mi fermo qui per dire che queste sono le cose cerimoniali. Poi ci sono quelli rituali. Beh, le forme rituali sono differenti perché solitamente sono fatte o da un maestro e un discepolo o un praticante in pratica, o sono date dal maestro come forma, di pratica e, molto collaudata e molto particolare, perché solitamente, i rituali o procedure, come spesso mi avete forse sentito chiamarle, sono delle, appunto procedure su delle linee particolari che, hanno lo scopo di risvegliare, dentro il praticante, determinate energie e forze che dormono nel suo subconscio. Tra l'altro stessa cosa anche per quanto riguarda le procedure cerimoniali, no, nelle procedure cerimoniali ci sono magari 10, 15 persone, che rappresentano ognuno una parte della struttura psichica della persona. E quindi, se sono bravi questi personaggi, se sono brave queste persone, cioè ritualmente, dovrebbero avere un impatto molto forte sulla psiche della persona e senza che lui lo sappia, perché effettivamente senza che lui lo sappia o se ne renda conto,
muovere, in pratica muovendosi all'esterno, muovere dentro la psiche della persona, nella parte profonda, questi stessi archetipi in modo che dentro c'è una rivoluzione. Iniziazione riuscita? Beh, se c'è una rivoluzione, però che non sia negativa, se c'è un cambiare veramente, ecco perché l'iniziazione riuscita è la persona cambia. Molto spesso in un'iniziazione riuscita alle persone non gli piacciono più le cose che gli piacevano, cominciano a prendere direzioni diverse. Io sono molto cauto a dare iniziazioni, ma molto cauto, perché quando sono state date le persone sono saltate per aria, perché magari non erano pronte, anche se mi hanno tirato per la giacchetta, oppure erano situati in una situazione o di matrimonio, o di lavoro, o di unioni particolari, che poi se vai a muovere dentro un pochino tutta la psiche su cui reggono queste cose, beh, tutto viene rimescolato, è come se tu hai un mazzo di carte con tutte le carte in una certa maniera, lo butti, lo devi rimescolare, perché alla fine è questo, no? E c'è chi riesce e c'è chi no, quindi ho preferito molto spesso demandare queste cose, perché ho una certa particolare tecnica, sviluppata negli anni, non per ispirazione divina diretta di colpo, da un giorno all'altro, e quindi una certa perizia nell'andare a toccare punti particolari che sono nella psiche e che poi devono essere risvegliati. Quindi cioè, io ho dato pochissime iniziazioni nella mia vita, proprio per questo, tranne quando ero responsabile dell'istruzione superiore, diciamo, della maestranza in diversi ordini, allora lì, vabbè, ti venivano. Eppure un'iniziazione molto importante che avevo dato oltre il 7-4 a una persona e poi ho dovuto tornare indietro, oltre l'abisso, perché non ce la faceva ad andare oltre, a lasciare quello che aveva, eccetera. Quindi non è lasciare fisicamente, se lo lasci fisicamente sei costretto a lasciarlo dentro, quindi non esserne legato. Questo è il primo passo, no? Di una persona che va oltre la seconda fase iniziatica. Una volta che raggiungi il massimo non è facile poi dire ok, ci rinuncia a tutto, no? A livello interiormente, per alcuni lo fanno fisicamente, non è una questione monacale, perché qui non stiamo parlando di monaci. Quindi fare con luogo? No, no. Rispondo, il mio nome Villanova ha a che fare con Arnaldo da Villanova, e quindi con l'alchimia e le pratiche che Arnaldo da Villanova faceva, discendente della scuola lulliana di Lullo, e quindi per indicare la tipologia di alchimia che io pratico e come ho detto, e che discende anche da Maria l'Ebrea, Zosima e cose varie, ok? Quindi no, non come il posto. Quindi, se vogliamo, con la Spagna, perché Villanova era spagnola, come Lullo. Quindi che cosa succede? Accade che entriamo poi in un altro discorso. Entriamo nel discorso della ritualità. Quindi la ritualità è conosco io, per dire io in generale, una procedura che viene data da trasmettitore a discepolo, da maestro a discepolo, come volete. Per me maestro è maestro d'arte, no? Dico sempre maestro significa, per chi è nuovo qui, un maestro falegname, un maestro, eccetera, eccetera. Quindi viene detto, guarda, vengono date certe linee precise, se fai questa cosa accadrà qualcosa. Ora, solitamente non viene spiegato, per esempio c'è il rituale iniziatico, autoiniziatico per riti dato dal Kremers nel primo volume, che non viene spiegato, no? Cioè non viene spiegato perché bisogna mettere il dito pollice verso il basso, non viene spiegato come dire la parola, c'è la preghiera, non viene spiegato il perché di certi segni, non vengono spiegati i momenti, no? Di quando si deve fare, il perché. Questo è già si chiama rituale invalso, cioè nel senso che lo posso dare a 1 milione di persone
I più sensibili, veramente i più sensibili, possono essere sensibili al momento, al periodo, alle parole, ai significati, ai simboli dati e possano avere qualcosa, ma non certamente un'iniziazione, perché l'iniziazione deve avere una costante di conoscenza, cioè non si può andare verso un'iniziazione senza sapere che cosa stai facendo. Quindi ecco che il dito in una certa maniera con il pollice in giù, la preghiera al sole o a Michael, la tipologia di segni, io già per esempio se vedo segni che non conosco non li uso mai, cioè vi dico non usate mai segni che non conoscete. Io mi capitarono in mano i libri di Kremers a 15 anni, non mi sono mai permesso questo finché non entrai direttamente in contatto con la società di allora, che adesso non è più la stessa, quindi adesso non so, io me ne sono distaccato, una volta diventato maestro di Miriam mi sono messo da parte un po' con tutte queste cose qua. Bene, sono contento di quello che dite. Allora, che cosa succede? Succede che l'iniziazione per riti quindi è una cosa più privata, no? Fai questo tot giorni, significa questo. Bisogna dare un significato, cioè se ti dico rivolgiti ad est, lo fai perché lì sorge il sole e quindi colleghi mentalmente e lo senti dentro il sorgere della coscienza, no? Qualcosa di luminoso dentro di te, in modo che si possa risvegliare in te il senso della coscienza che è addormentata, il senso della luminosità della vita occulta dell'essere umano. Se ti dico dopodiché girati verso, che ne so, destra e per indicare la via cosiddetta destra che è della magia bianca, se ti dicessi girati verso sinistra starei indicando qualcosa che ha a che fare con la magia nera, che non è male bene, quello io lo chiamo magia oscura e ne parleremo. Quindi indica la direzione, sto indicando alla psiche qualcosa che la psiche sa e mi risponde, no? Se ti vengono date dei simboli, ti viene detto che cosa sono, questo significa la discesa, che so, questa linea è la discesa dello spirito, la linea orizzontale è la tua vita, lo spirito questa linea che la trapassa indica fare entrare lo spirito che viene dall'alto, ossia dalle parti più sottili, dentro la tua vita, quindi nella tua vita orizzontale, che è la vita di tutti i giorni. Questo genera la croce, che all'inizio dà squilibrio finché tutto non viene equilibrato, quindi ecco questa posizione indica questo, queste parole indica questo, questa preghiera si fa così, questa preghiera preghiera è un'azione volontaria, non stai chiedendo niente a nessuno, tranne se è un'iniziazione per riti secondaria che indica non un'azione solare, cioè nel senso lo faccio io per arrivare, ma un'azione lunare, chiedo a intelligenze già libere dalla materia di aiutarmi. Questo, per esempio, Kremers la chiamava la cosiddetta magia naturale, in pratica la capacità di entrare in contatto con esseri della natura e anche esseri che sono oltre la natura, i geni, cose varie, che aiutano, essendo senza il corpo, diciamo, ti danno una mano, non è che sono la panacea, però sono molto potenti in questa cosa qui. Tant'è vero che Crowley stesso nei suoi scritti disse qualche volta secondo la sua magia, l'unica possibilità dell'essere umano di fare un passo avanti è entrare in contatto con esseri che sono del piano spirituale in modo che sia tratti fuori. E questo però va a ridondare il discorso che ho detto prima. Ci sono esseri spirituali che hanno un corpo e esseri spirituali che non ce l'hanno. Un maestro dovrebbe essere un essere spirituale che ha un corpo, ma dovete vedere che è veramente un essere spirituale, sia per conoscenza, sia per sapienza, sia per non sbagliarsi mai nel contraddirsi, sia nel dare risultati, che non devono essere dopo 100 anni, ma immediati, e non devono finire, devono veramente dare il movimento di rivoluzione interiore. Quindi questa è l'iniziazione per riti, che poi è quella che possiamo trovare scimmiottata in tanti testi. Per esempio, quando uno dice fai questo rito per invocare il sole, quella è una specie di iniziazione per riti e dovete stare attenti, perché se siete un pochino più sensibili degli altri andate
a toccare, direttamente qualche cosa che è dentro di voi e non sapete mai come rispondere, perché se non avete delle direttive ben precise di chi ha fatto prima il percorso, poi potete avere dei problemi. E questo è il secondo tipo di iniziazione, quindi sono le iniziazioni più praticabili, più incontrabili. Non parlo delle iniziazioni chiamate esterne, cioè leggo un libro e mi sento che ho raggiunto qualcosa, entro in un sito web e leggo cose e mi sento ispirato. Io quando parlo di iniziazione, parlo di iniziazione che cambiano veramente l'esistenza e che ti fanno entrare nel mondo occulto. Realmente, cioè tu entri realmente nel mondo occulto, significa che veramente hai l'esperienza degli esseri sottili, delle energie sottili, del mondo, in pratica dell'universo interno, del lato interiore e invisibile dell'universo invece con il lato esteriore visibile, okay? Quindi, possono essere queste, un'iniziazione esterna può essere anche un viaggio. Sono andato in Cina, ho visto la Grande Muraglia, ho pensato agli uomini: "Mamma mia come hanno fatto questa cosa, mamma mia gli uomini come sono bravi, mamma mia quanto lavoro, mamma mia" e ti porta a una conoscenza, un rispetto, eccetera. Questa è un'iniziazione esterna, la maggior parte delle persone accade questo, quindi è una cosa molto c'è l'indirizzo scuola lunare, quindi puoi scrivere è lì, quello è molto utile. Oh, poi c'è l'iniziazione invece ad personam, in cui il maestro si dona, dice il Kremers, ed è di diversi tipi. Il primo tipo è, un parlare, un averci a che fare con la persona che puoi reputare che hai qui è molto attenzione, faccio una parentesi, qui è molto peggiore di quelle precedenti, perché se con quelli precedenti, bene o male, tu dici: "Vabbè, ho a che fare con una confraternita, ci sono i riti, le cerimonie, cioè, con quella che riti bene o male per riti bene o male puoi interromperli, qui puoi subire l'ascendente di una persona. E quindi bisogna avere, molto equilibrio. Tant'è vero, quando si entra in una scuola occulta vera, genuina, il maestro di turno, quello veramente realizzato, che ti dà un tutor, non ti mette subito in contatto con il tutor, perché potresti subire l'influenza di questa persona, a meno che non abbiano brutte intenzioni o altre intenzioni, ma ti mettono, direttamente in contatto più con il gruppo. È il caso dell'OTO dove, si è si ha la tendenza a mettere in contatto con il gruppo. Per esempio, nella sezione più interna dell'OTO AHA, non conosci diciamo è come l'ordine ammonio, conosci solo il tuo diretto superiore e il tuo diretto inferiore, no, come questo è utile perché ti fa andare veramente avanti, ma è chiaro che se vai ad avere un superiore che tale non è, beh, a questo punto beh, ce ne son tanti di iniziati plagiati, ma tantissimi proprio, ma proprio tanti. Non ti dico una cosa, apri YouTube e vai su Facebook. Cioè, io dico solo questo, compreso me, quindi vai a vedere tutti, te ne accorgi subito. Te ne accorgi dallo sguardo, te ne accorgi da come parlano, te ne accorgi di tutte queste te ne accorgi da quello che sono, quello che fanno, se ne accorgi e ne accorgi della loro vita. Quindi ce ne sono, ma io non parlo solo plagiati dalle persone, plagiati dalle forze interiori, che magari non sono quelle corrette, se non sono, seguite da una linea precisa di trasmissione. È inutile che uno dice: "Non esiste la linea di trasmissione", non è vero. La linea di tradizione esiste di trasmissione fin dall'inizio della terra ed è un filo chiamato filo d'oro, che non ha a che fare con la Lega del filo d'oro, quello di questi poveri disgraziati che nascono purtroppo in una maniera così sofferente, ma è una corrente sotterranea che ermetica, che si sviluppa e che viene trasmessa da persona a persona. Persona come ehm, innanzitutto un maestro reale,
non fa nulla per se stesso, cioè in pratica, dà tutto e risponde sempre. Se trovate in fallo qualcuno che non vi sa rispondere, lì abbiate un pochino di problemi, perché sappiate che non è un bravo iniziatore. Cioè, se ha dei dubbi come può iniziare voi, se ha dei dubbi nel rispondere, dubbi nelle pratiche, dubbi nel dare una risposta precisa, chiara, netta, senza rimandare a libri, senza rimandare a altre cose, senza dire ancora non puoi capire, senza dire abbiate, cioè, se non fa questo, se risponde immediatamente, okay, se dà questi dubbi, beh, se ha dubbi lui, figuratevi voi, quindi deve essere preciso e netto, no? Di Kremers, di Crowley, per dire, di Eliphas Levi, di De Gaita, di Ramana, di Nisargadatta, cioè per parlare anche dell'Oriente, si dice appunto che rispondevano sempre ad ogni domanda esaurientemente e con chiarezza, dando modo, e senza mai contraddirsi, dando modo di far capire, veramente che ci si poteva fidare, che sapevano di quello che dicevano. Quindi questa è la prima cosa. Poi oggi con l'esplosione che c'è, tra un po' ci saranno i maestri IA, quindi no, dell'intelligenza artificiale. Già ne ho visto qualcuno e mi si sono rizzati i capelli che non ho, pochi, quei pochi però mi si sono rizzati, perché c'era questo qui: "Ti insegno la vita così e così". Chi l'ha programmata 'sta cosa? Cioè, vabbè. Quindi bisogna stare molto attenti in questo. Quindi quella più pericolosa è quella, però quella che alla fine fa avere risultati migliori, veloci, rapidi, è quella ad personam, che è quella dallo scrivere le lettere, come io cominciai quando avevo 14 anni con il mio primo maestro esterno, Mario Avismat, ancora lo dico spesso, e c'era lettera di diretto contatto e le tecniche datami in 2 mesi mi portarono ad un livello particolare. E poi ci sono quelli di diretta competenza, in cui io cominciai a fare l'alchimia al mio paese e quindi entrai in contatto con questo signore che io chiamo Antonio, ma non si chiama Antonio veramente, per tenerlo separato, però Antonio, e in cui io imparai tutta l'alchimia, con com'era nella scienza antica. E quindi questo contatto diretto, il maestro stesso diventa un fuoco, cioè lui stesso diventa il fuoco che ti trasmuta. Cioè, se tu in contatto, cioè vicino a una di queste persone, non ti muti, non cambi carattere, rimani sempre uguale o non entri almeno un pochino in risonanza e di conseguenza non ti senti diverso o non senti la spinta quindi ad andare in alto, cose varie, stai perdendo tempo, tanto vale che vai al cinema oppure incontri un rockman, incontri una persona qualunque. Un vero maestro, specialmente alchimista, deve avere il fuoco dentro, un fuoco talmente potente che solo la sua presenza vicino, il suo modo di essere, di dire, di parlare deve trasmutarti, te ne devi uscire fuori dalla sua presenza devo dire quasi eccitato, cioè proprio devi sentirti l'animo che si muove e devi poi quando non sei vicino sentirne, il desiderio di tornare vicino, perché è una fonte continua, come diceva Kremers, una fonte polluente, no, di qualcosa di mercurio puro che fuoriesce, quindi anche guaritivo, perché come diceva appunto sempre il Kremers, il guarire è terapeutica, sono persone che sono terapeutiche, ti fanno stare bene, no, il mio maestro era così, mi faceva stare bene. Cioè se, c'erano problemi, cose varie, mal di testa, e te ne accorgevi dopo un po' sparivano, oppure cioè si stava bene, okay? E quindi questo qui è l'altra tipologia in cui, uno, può riconoscere la cosa. Il dono, mhmm, non inchino. Quindi se c'è questo fuoco, allora questo è un maestro alchimista. Un maestro di magia dà invece quella comprensione e sveglia dentro anche tante altre cose. Quindi, sono 2 tecniche, molto particolari, ma non è neanche che uno ci deve pensare, perché è una questione proprio di vitalità. Finché c'è, c'è. Quindi finché c'è questa
energia entusiastica, entusiasmos, no, che lo fa uscire fuori da se stesso per andare a cuocere la materia. Questo qui è anche poi è un buon un buon maestro, un buon insegnante. Quindi maestri per cioè iniziazioni per cerimonie, iniziazioni per riti, iniziazioni da dono che il maestro dà a una persona, in qualsiasi modo possa darlo. Può essere un talismano, può essere la sua parola, può essere il suo amore, può essere la mano, può essere le parole, può essere un libro, ma cioè, molto spesso le persone non sanno, ma quando per esempio vengono da uno che ha scritto qualcosa e gli viene firmato sopra, cose varie, viene impressa la volontà, dico proprio lì la volontà della, se è un vero maestro, e questo qui diventa un vero talismano. Un vero maestro quando scrive un libro lo scrive con un percorso, e quindi questo percorso inizia a muovere nell'interno della mente profonda certe cose, per quando finisci il libro ti senti esaltato, ti senti perché ti ha fatto portare, ti ha portato piano piano in un cammino particolare interno senza che te ne accorgevi, per andare a stimolare punti particolari, archetipi, situazioni per poterti portare un maggiore risveglio. Può usare la poesia, può usare la metafora, può usare il simbolo, può usare la prosa, può usare il racconto, può usare la favola, può usare la storia, può usare il rito puro, può usare qualsiasi cosa. Però è sempre calcolato per cominciare ad andare da un punto A a un punto B, e quindi la persona ne è cambiata, se veramente segue e cioè legge veramente quello. Beh, poi, questi sono, diciamo, quelle principali. Poi ci sono le false iniziazioni. Le false iniziazioni purtroppo tutti ci si cade, si entra in contatto con qualcuno e sparisce, oppure si pagano certe cose e poi si sparisce. Ci sono tanti libri oggi che fanno la fortuna dei librai perché sono libri copiati da copiati da copiati. Quando prendete un autore, vedete se è copiato da qualche altra parte. Solitamente dietro, se c'è una bibliografia, significa che quell'autore ha scritto quel libro andando a leggere quei libri, quindi non è un libro farina del suo sacco. Io nei miei libri non c'è mai bibliografia perché sono cose che conosco e quindi li metto lì. Quindi cioè, se andate a beccare queste cose, c'è attenzione, voglio dire, no? Perché è anche un altro segnale. Quindi queste iniziazioni false solitamente poi possono portare a, cioè si sente dentro, quando si entra in contatto con queste persone, qualcosa di vuoto che manca. Magari c'è un inizio di esaltazione, persone su YouTube, oppure libri, oppure gruppi, ma c'è qualcosa poi che ci manca. Bene, dovreste dare ascolto alla vostra parte profonda e non dire: "Ma no dai, è un'impressione". Solitamente, la prima cosa che sente è quella vera, no, quello mi è antipatico. Sicuramente succederà qualcosa prima o poi, magari da qua a non so quanti anni, ma accadrà. Quindi date ascolto a questa parte, perché evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando, quindi ascoltatevi, no? Se qualcosa non vi convince, non dite: "No, aspetto, aspetto", andatevene via, ma può essere anche da me stesso, cioè mica sono Padre Eterno, arrivate qui, vedete, ma per carità di Dio, Riccardo, no, vai, cioè vuol dire che karmicamente non si è compatibili, è inutile che stiamo qua, no, a perder tempo, no? Di solito, come dico sempre, le persone sono, cioè nella vita vanno insieme, si incontrano per un tratto e poi si separeranno, senza fallo, tutte le persone. Quindi uno arriva, può imparare qualcosa e va oltre. Oh. Altre iniziazioni false sono quelle date dalle droghe, per esempio esperienze con l'ayahuasca, esperienze con le marijuane, con tutte le varie droghe, perché non danno un mutamento, o anche con l'alcol, della personalità che diventa da inferiore a superiore, ma ti fanno avere delle esperienze che sono poi tra l'altro visioni che sono appoggiate nel tuo subconscio, quindi tu vedi ciò che hai dentro, non vedi ciò che deve venire oltre. Cioè in pratica non vai oltre il tuo subconscio personale nell'inconscio collettivo, e quindi a incontrare veri archetipi reali che guidano l'umanità, il pianeta o quello che sia. Ti fermi lì,
e anche se ti può sembrare chissà che cosa, però alla fine torni indietro, perché l'esperienza finisce, finendo l'esperienza, tu sei costretto a riviverla, sei costretto a riviverla, a rivivere. Questa è un'altra iniziazione falsa, perché un'iniziazione vera dà stabilità, dici: "Io son soddisfatto, io mi sento dentro pieno". Non so se avete mai percepito veramente, l'effetto di certe pratiche danno un effetto di estasi interiore, di gioia interiore che permane per giorni, giorni, giorni. C'è questo senso di pienezza, di felicità, di sicurezza. Nemmeno la morte ti spaventa nulla, perché vivi questo cioè, finalmente stai vivendo l'anima, e l'anima è di per sé stessa, che è intuizione, non è ragione, quindi ti dice: "Guarda, stai tranquillo", cioè lo senti dentro, no, cosa che non accade con le droghe. Io sono un nemico giurato di tutte le droghe, perché sono state usate da certe persone per mettere ancora più sotto, come adesso sta succedendo, droghe, alcol, cose varie. Libero chi vuole di farne uso, ma sinceramente se pensa di essere iniziato perché si fa la fumatona del cannone, poi vede qualcosa, oppure si fa l'ayahuasca con gli indigeni che vengono a farsi il viaggio in Italia, oppure no, oppure i funghi, le cose velenose. Questa è illusione, perché, non è possibile. L'unica, scienza che ha la capacità di usare dei materiali fisici per trasmutarti è l'alchimia, e che non usa droghe però per di più, cioè anzi mai, quindi non usa droghe. E se per caso usa qualche pianta un po' particolare o minerale, prima lo develenizza e lo rende intatto, puro, cioè non per esempio toglie gli alcaloidi. Per esempio, se dovesse usare la pratica, dovesse usare per esempio, c'è la pianta di marijuana, non usa gli alcaloidi. Perché? Perché andrebbe fuori dalla regola alchemica. La regola alchemica dice: prendi una pianta, separala, purificala dalle cose che ha e portala in alto a farla tornare uno, quindi senza le cose. Quindi teoricamente e praticamente tutto ciò che sono alcaloidi vanno via. Cioè va tutto via e tu riporti il tutto, come chi è stato presente ai miei corsi può darsi che si ricorda, porti il mercurio che si manifesta come pianta marijuana con gli alcaloidi, DMT e cose varie, là poi togli quelli perché sono una sporcizia e la porti su, e quindi prendi la purezza della segnatura della pianta, che non ha niente a che fare con la droga, perché è simile all'unità divina, no? Ogni cosa parte dall'uno, e l'alchimia porta tutto all'uno, purifica tutto all'uno. La magia porta all'uno da un'altra strada, uno con la via fisica materiale di laboratorio, perché non c'è alchimia se non c'è il laboratorio, ricordatevelo, e poi bisogna vedere anche come. E l'alchimia non è solo distillazione, quella è erboristeria, oppure al limite spagieria. E come la magia, per esempio, è la via psichica che poi oggi è stata volgarizzata da ciò che è la psicologia, no? Prese tante cose dalla psicologia, è stata volgarizzata, cioè la psicologia è l'inizio della psicologia divina, che poi si è espansa nella Cabala, mentre la chimica è qualcosa che non ha a che fare mai con l'alchimia, perché non è naturale. L'alchimia è alchimia perché è naturale, quindi essendo naturale non può fare mai male, mentre le cose che fanno male vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi non è iniziazione, andare in Perù per andarsi a bere il bicchierone, andare in Messico per prendersi i funghetti, andare per strada io mi ricordo quando ero in un certo ordine, ne uscii perché vidi che il capo di quest'ordine andava in pratica a cercare droga agli angoli. Quando me ne accorsi per la prima volta dissi: per carità di Dio, non è per carità, libero, ma non è iniziazione quella, cioè non iniziazione è tutta un'altra cosa. Cambia se parliamo di estasi sessuale, quindi cioè cambia se invece c'è una via che è chiamata in Oriente Tantra, mentre in Occidente, sì, c'è chi sorride sa di chi parlo, mentre in Occidente è chiamata alchimia, diciamo del fuoco, o alchimia di una certa tipologia, o magia sessuale, cose varie. Se è fatta bene,
ma questa si dà ai livelli alti, tutto quello che vedete fuori, non è vero. Io ho letto tutti i libri che ci sono di magia sessuale oggi in giro, il mistero non è mai spiegato. Si parla di come fare le posizioni, di come fare questo, di come fa... Penso che sono utili per una coppia che voglia un pochino divertirsi diversamente dopo tanti anni, oppure per una persona che si vuol divertire, ma non è assolutamente legato al mistero del sesso, che poi è il mistero di Saturno, che poi è il mistero della vita stessa, no? L'energia è una, come dico sempre, se negli organi genitali è sessuale, se nello stomaco è digestiva, se nel cuore e nei polmoni è circolatoria, se nella gola è di comunicazione, se nel cervello è di pensiero. È sempre una, no? Come dicono anche gli orientali, è una l'energia, la Kundalini, no? E mentre viene chiamata da noi, diciamo, forza del fuoco. Quindi di tutti i libri che ho letto, credimi, ne ho letti tanti. La vera alchimia di questo tipo la trovate nei libri di alchimia del 1300 e poi del 1200, 1300 e 1600. Poi cessa perché poi inizia Boyle a studiare le varie cose, dopo iniziano tutte, e quindi da alchimia si diventa chimica, e quindi si passa a una certa cosa. Sono usciti secondo te libri delle quotazioni? No, ancora no, stanno lavorando, uscirà tutto però, quindi penso che ci sarà una bella cosa. Ok? E quindi sono iniziazioni sono false, anzi non solo, sono anche pericolose, perché una volta che sei sottoposto o alla droga o all'alcol o a un certo tipo di tecniche sessuali, ne parlo perché mi è stato chiesto, quindi attenzione, perché si diventa schiavi alla stessa maniera, voglio dire, no? Se si possono sviluppare forme di priapismo per quanto riguarda gli uomini e per le donne di ninfomania, che sono malattie. Cioè non è quella l'iniziazione. Il fuoco sessuale deve apparire e poi sparire, nel senso che poi diventa spirituale. Cioè, quindi diventa una specie di carro, no? Veniva detto, di carro in cui ci ti aggravi e vai su nei cieli, veniva detto, no? Cioè nei cieli è la parte interna dell'essere umano, cieli, celatum. Ok? Iniziazioni oscure. Beh, ce n'è tante, ce n'è tantissime. Dalle iniziazioni veicolate da certe sette del Tibet, tibetani, che si spacciano, che sono maestri di queste cose, uno pensa che sono grandi lama, invece sono stregoni, e dovreste leggere un po' di queste cose qui, dalle varie, cioè non andare a incontrare i cosiddetti, vengono i maestri, mi dicevano, cioè i maestri dal Tibet, ho avuto persone che poi sono andati, poi ne sono usciti drasticamente cambiati. Per esempio il Kala Chakra stesso, che viene fatto ogni anno, non è niente di quello che si pensa, è stato fatto diventare come una specie di cosa New Age, ma in realtà è un'iniziazione molto potente, quando è fatta veramente, in cui vengono convocate le Dakini, cioè coloro che sono molto violente, queste entità che strappano l'anima dei candidati e quindi devono essere già abituati, iniziati, e non è positivo, e hanno a che fare poi con delle pratiche molto profonde e molto segrete del buddismo tibetano, di cui non voglio occuparmi. Ci sono anche iniziazioni tantriche che sono oscure, solitamente quelle legate a Durga, Kali, sono pericolosissime. Ci sono iniziazioni oscure che, se guidate male, dal cosiddetto satanismo, no? Il satanismo acido, che ha a che fare con le droghe. Sono iniziazioni oscure quelle che sono legate a una certa forma di politica violenta, legate a forme di nazismo, no? Ci sono diverse sette di questa cosa. Una di queste sette attualmente sta combattendo dove c'è il teatro di guerra, e io mi ricordo negli anni precedenti ciò che fecero come si dice propaganda per poter avere le persone che poi stanno facendo quello che stanno facendo ora. Il nome Roma è l'incontro di amore, oppure
No, certo, certamente, Roma è l'incontrare di Amor. Amor era il nome segreto di Roma. Cioè, il nome segreto di Roma, il nome iniziatico era Amor, quindi aveva a che fare con l'amore, non per niente Venere era la protettrice principale, cioè, di Roma. Quindi questo vuol dir tutto e vuol dir nulla, ma quello. Quindi che cosa poi ci sono iniziazioni oscure tribali, no, con questo esplodere dello sciamanesimo, dello sciamanismo, cose varie, che sono forme di regressione, non sono forme, cioè se io cioè mi vedo un animale, non è che io sono arrivato molto in alto, se sto tentando di diventare una forma divina, ma mi vedo in un lupo che corre, in un cinghiale, in un pappagallo, io sto tornando indietro, cioè non sto andando avanti nella scala evolutiva da minerale a Dio. Intanto, grazie a te. Il karma fa tutto, il fatum. Quindi io cioè, mi stupisco, no, di queste. Mi dispiace, devo essere, cioè, scusatemi, ma in queste trappole ci cascano molto le donne, perché essendo un animo gentile, un animo più emotivo, un animo più dolce, un animo più influenzabile, mi dispiace, magari dico: "No, non sono influenzabile", però purtroppo se si va a leggere le statistiche, quelli che ci cascano in pseudomaestri, se vedi uno pseudomaestro lo devi vedere adorato da donne. Se c'ha tante donne che quello lì non è certamente un maestro, vi posso garantire, fa altro. Attenzione. Beh, ultimamente ci leggevo che a Phuket in Thailandia, proprio oggi mi ha detto mio figlio una notizia, è stato arrestato un guru tantrico polacco che era uno di questi, no? Meno male che ogni tanto li beccano. Quindi le donne ci cascano molto, perché per bontà loro hanno un animo bello. L'uomo corrisponde alla ragione, alla Ruach, mentre le donne corrispondono alla parte profonda, quindi all'anima, al Nefesh viene detto, no? Quindi al subconscio, quindi sono molto più sensibili, hanno a che fare con le emozioni, come noi uomini molto spesso non lo sappiamo nemmeno quello che sentono, no? Io spesso guardo nelle donne, sono tranquille, di colpo vedi gli occhi che cambiano, come se seguissero qualcosa di diverso, son cambiate dentro. E noi dico: "Ma che succede? Cosa sta succedendo? Che cosa accade?" Razionalmente non ce ne rendiamo conto, ma loro percepiscono tutte le maree sottili, quindi è facile andarli a influenzare e di solito è sempre così, no? Charles Manson faceva le stesse cose. Buona festa di Pasqua anche, grazie a te Angela, grazie. Queste sono iniziazioni oscure. Altre iniziazioni oscure sono quelle che sono considerate diaboliche, e iniziazioni oscure sono anche quelle che purtroppo sono propagandate dal Nord Europa, di una certa tipologia di pratica occulta, non faccio nomi, però che hanno a che fare con forme di magia veramente oscure e molto violente. E sono molto pericolose, anche se attraggono moltissimo, perché il Nord Europa, la musica di un certo tipo, le ambientazioni e attraggono, e quindi queste sono molto pericolose. Iniziazioni oscure sono quelle vampiriche, per esempio, no? Sono molto in voga nella Bulgaria, Romania, Ungheria, c'è Moldavia, tutte queste parti qua, non parlo di tutte le persone, ci sono queste iniziazioni che le ho conosciute, e anche poi ci sono spazi un pochino nel mondo e ci sono questi cosiddetti movimenti vampirici, specialmente quelli che bevono sangue realmente. Questa è un'iniziazione oscura, perché non puoi bere sangue di una persona senza infettarti di questa persona e senza avere dei problemi veramente seri. Tra l'altro c'è un legame karmico fortissimo che si stabilisce con questa persona, perché tutti si pensano di essere a livelli di Dracula che beve, no, che beveva il sangue e diventava potente, ma bere il sangue di una persona significa, così anche degli animali, significa assumere dentro di sé quella persona. È lo stesso discorso del mangiare carne. Se mangi carne stai assumendo dentro di te, e così anche le piante, ma ancora di più carne e cose varie, stai assumendo dentro di te
l'anima, un pezzo di anima dell'animale sacrificato per nutrirti, quindi devi mantenerne l'impatto. Non per niente, Kremers diceva una cosa molto interessante: l'uomo che è sempre stato un porco, ha mangiato porco, ma non si è elevato oltre il porco, torna porco. Ma l'ho letto proprio oggi anche in un detto del Brahma Sutra Bhaishya, un testo molto interessante, molto profondo e orientale, in cui viene detto: se tu sei una farfalla, un serpente, un uccello, un animale di qualsiasi tipo, e poi ti dimentichi di quello che sei, cioè o sei un uomo, torni ad essere prossimamente una farfalla, un uccello. Quindi è una questione simile. Poi queste sono molto pericolose, queste cose qua. Altre iniziazioni oscure sono propagandate da film tipo True Blood, per esempio. Altre iniziazioni oscure sono propagandate da film che parlano di alieni. Tutti i culti che hanno a che fare con gli alieni, che hanno a che fare con alieni che vengono, alieni che aiutano, sono iniziazioni oscure, perché si poggiano su ciò che anticamente erano chiamati Nefilim, cioè esseri che vennero sulla Terra e che hanno fatto quello che hanno fatto. Quindi sono qua anche quelle iniziazioni oscure. Oscure perché? Perché dominano l'anima e non gli danno la possibilità di vedere la luce, cioè vedere la luce significa vedere la propria autoluminosità. Non è che devi vedere la luce di qualcun altro, perché vedere la luce di qualcun altro significa iniziazione oscura. Cioè, in pratica tu stai vedendo la luce di qualcun altro, ti affidi a qualcun altro e tentate di capirmi, tutte le religioni, di conseguenza questa è un'iniziazione oscura. Se tu credi in qualcun altro, che qualcuno viene ad aiutarti, eccetera, eccetera, e lo vedi come tua luce, è oscurantismo dell'anima. Oscuro significa oscurantismo dell'anima, che non ti fa percepire la tua propria luce. Attenzione a non confondere con ciò che ho detto prima, che diceva Kremers, che diceva Crowley, solo dal contatto con questi esseri, così, così, così. Quello indicava invece un essere che ha già raggiunto l'autovisione luminosa di se stesso e che ti dice come fare per vedere la tua. Non ti dice io sono la tua salvezza, io sono la tua strada, io sono questo e quest'altro, perché ti sta indicando di guardare da qualche parte lontano, ma non in te stesso. Ok? Queste sono iniziazioni oscure. Quindi questo volevo dire, mi sentivo di dire, ho toccato tutti i temi, ho lasciato temi un pochino che potrebbero essere magari abbastanza imbarazzanti per diverse persone, che si dicono più in privato o in 4-5, però chi risente e risentirà questo potrebbe avere una buona istruzione su ciò e sfuggire a tante mode, no? Per esempio, non voglio dire, ma le iniziazioni che ti danno dei simboli da proiettare a Tizio e Sempronio e non sai cosa sono scure, perché vanno a disegnarti l'anima. Tutto ciò che ti disegna l'anima, il corpo sottile, il corpo lunare che tu devi sviluppare è oscura, perché ti oscura la visione di te stesso. Attenzione, non immaginate l'iniziazione oscura, adesso andate a vedere i film di magia nera, no, significa che queste cose, deviando la visione che deve essere su te stesso per capire chi sei, ti portano a vedere fuori, a guardare altri e ad avere fiducia in altri, è un po' come la politica, sei sempre fregato, questo significa oscurità. E che dire, maestri dei culti emergenti che donano peggio ancora, quello è la massima oscurità in assoluto per deviare le coscienze, che alcune si stavano risvegliando, spezzate, alcune significa che il 99,99 seguono la corrente comune, l'1% tentava di risvegliarsi, già dava fastidio e stavano tentando di sfoltirlo di più. Immaginate tutta questa gente, specialmente ragazzi che stanno adesso a scuola o che nasceranno e che mi stanno togliendo storia, tutto, in modo non sanno nulla e sono totalmente plagiabili. E quella è proprio oscurità assoluta. Quindi ripeto, iniziazione oscura significa che tolgono la visione da se stessi. Stessa cosa con il vampirismo, dicevo. Ti viene detto, nutriti di questo, questo e questo e tu raggiungerai la potenza. Quindi stai raggiungendo la cosiddetta potenza appoggiandoti ad altre cose, sacrificando altre cose, quindi ti stai oscurando la vista, ma alla fine la stessa cosa è tutte le religioni, ma tutte, non
ci sono alcuni che si piegano a miliardi di fronte proprio a un punto, c'è una cosa nera, più oscura di quella non c'è. Ci sono altri che si piegano di fronte a immagini avendo cioè le immagini si usano, ma non ti piegherai mai. E se ti pieghi di fronte alle immagini stai sbagliando perché stai guardando qualcosa fuori e non stai guardando te stesso. Ci sono quelli che per esempio interpretano male il buddismo, non sono buddista, e quindi pensano che la mente sia vuota e tutto è vuoto. Se tutto è vuoto e non ci fosse scopo, non saremmo neanche qui, no? E quindi è però un'interpretazione sbagliata del buddismo originale delle origini. È tutto in oscurità, una cappa che è scesa sugli uomini tempo fa. Io vi invito ad andare a vedere una trasmissione in cui parlavo della fine della trasmissione iniziatica e poi ricominciava nel 2044. Quindi siamo sotto una cappa oscura, quindi è molto importante andarla a vedere questa cosa. Consigli per individuare il proprio mentore? Sì, l'ho detto prima. 1, deve essere una persona degna di fiducia. 2, lo devi sentire dentro. 3, deve fare ciò che dice. 4, non si deve mai contraddire. 5, deve rispondere ad ogni domanda senza rimandarti a quel libro, deve rispondere qualsiasi domanda. Qualsiasi, se non risponde a qualsiasi domanda realmente e tu vai a controllare che è così, non è un vero maestro. E deve dare risultati, cioè non è che dice non ti preoccupare, come io quando entrai in un ordine italiano, dico, questa è la pratica, e dissi come funziona? Fa che spera, cioè fai e spera, no, non è iniziazione, fai e spera, l'iniziazione è razionale. Io come spesso dico preferisco avere a che fare con un matematico scettico, con un fisico scettico, con un chimico scettico, con un biologo scettico, con un filosofo scettico, con un essere comune scettico, ma che è razionale, quindi gli dimostro logicamente le cose, che ha a che fare con persone che si bevono qualsiasi cosa irrazionalmente, che sentono energie che vengono da destra e sinistra, chi da Sirio, chi da Marte, chi sente l'energia della Terra che gli entra sotto le piante dei piedi, gli esce dalla testa, chi si vede i serpenti che gli girano intorno. Queste persone bisogna andare prima, bisogna purificare il loro subconscio, che è molto attivo, e dopodiché è possibile, una volta che è purificato quel subconscio, che è molto attivo, e vedere da dove arrivano queste cose, solitamente sono cose insegnate, sono cose date, quindi non sono se stessi, poi bisogna ricominciare da capo. Quindi, e devono dare risultati giusti, e uno deve veramente vedere che risultato c'è. Non ci devono essere sette. Se una setta non è un vero maestro, maestri o gruppi. Deve essere la conoscenza uguale per tutti. Qui c'è una persona che mi ha detto io non posso venire ai suoi seminari, le sue, perché costano molto. E io devo pensare a mia figlia e cosa va, ai miei figli. Io ho detto, hai ragione, però io ho detto, questo è per coloro che hanno interesse per la conoscenza di un certo tipo, però ho detto non lascio le persone senza conoscenza, e ho detto, e lo dico a voi, se voi vedete, leggete tutti i miei libri, ascoltate tutte le mie trasmissioni, troverete in altra chiave quello che dico da altre parti in maniera più diretta, e che proprio perché è diretta e immediata, ha bisogno di un riscontro che è il pagamento dell'insegnamento, come è sempre stato. Quando andavi al tempio andavi a portare delle cose per mantenerti il tuo equilibrio karmico. Se no, qui è detto tutto in altra chiave, più moderatamente, più leggermente, con un po' di veli, ma leggere invenience. Quindi io non sto quindi questo è anche indice di vero maestro. La conoscenza per tutti, non se vieni da me te lo dico, se non vieni da me non te lo dico. Se non stai nella mia setta, se non mi adori, questo è indice di non verità. Ci vuole l'apertura del cuore, e non bisogna aver paura che nessuno ti rubi nulla, cioè, perché non puoi essere rubato. Se sei un vero maestro, tu dai tutto a tutti, e quando deve andare va dove deve andare. Quindi una persona aperta di cuore, aperta di mente, aperta di conoscenza, capace e equilibrata. Una persona non credulona. Un vero maestro, se andate da questo vero maestro e gli dite ho visto un fantasma, non dice ah sì, fammi sapere, e allora era, no, dice aspetta, hai bevuto? No. Hai fumato? No.
stai bene di psiche? No. È successo qualcosa? Sì. È successo qualcosa? Sì. Prima vedi tutte le cose materiali. L'ultima ipotesi, l'ultima è quella che invece un non maestro o maestri o ordini prendono come reale. Ah sì, era il fantasma di tuo nonno che veniva, era il fantasma, devi stare attento. Io di solito quando mi dicono 'ste cose dico: "Sì, vabbè", ma tento di deviare sempre la cosa perché solitamente hanno altri significati. Grazie, sono un po' disperata per la mancanza di quelle connessioni. Uhm, io sono qua e non essere disperata, perché tutto arriva quando deve arrivare. Altra cosa è che per rispondere a Giulia, ma anche a tutti, non è possibile incontrare una persona di questo tipo se il progetto del vostro sé superiore non è di farvelo incontrare. Se il progetto del vostro sé superiore è di farvi maturare nella vita duale, nella vita binaria questa, per avere queste esperienze, se non c'è non è possibile. Dovete, molti si avvicinano a fare queste cose, tentano, cioè non si può fare questo con l'io inferiore, tentano di fare qualcosa, ma poi sono rigettati, sono ributtati indietro, e questo è un problema, perché non si può arrivare a questo tramite l'ego inferiore, ma tramite l'ego superiore. L'ego, cioè il sé. Quindi sei portato direttamente, entri in contatto direttamente, parli direttamente, sei direttamente portato dal sé superiore. Quindi non sforzatevi, dovete seguite quello che vi viene vicino, quello che vi appare, è quello che dentro l'anima sentite nel cuore: questa è la cosa giusta per me, non la persona. Non guardatemi, io non esisto, guardate così, c'è proprio nero, io vedo nero, adesso spero che lo vedete anche voi. Non dovete guardare me, dovete guardare ciò così, ecco, ancora meglio. Non guardate me, non ci sono, ok? Guardate l'insegnamento, guardate quello che c'è scritto, guardate da dove arriva, guardate che cosa viene detto, guardate tutto, non guardate se è bello, se è brutto, se è alto, se è magro, se ha la barba, se ha gli occhiali, se non ce li ha, se parla bene, se parla italiano, se parla il francese. Non guardate queste cose, non fatevi affascinare dall'aspetto. Zero, può essere bello, brutto, giovane, niente. Guardate e ascoltate nel vostro cuore le cose che sono dette. Se sono in linea e dentro sentite queste flatus, allora è una persona che può darvi qualcosa a voi, che vi sta veicolando qualcosa. Vi sta veicolando qualcosa che però dovete trovare, che non discende dal cielo senza prove, ma deve essere assolutamente veicolata da una tradizione. Se non è veicolata da tradizione, beh, se ci volete credere fatelo, ma guardate queste cose con sospetto. Sempre, attenzione. Se non c'è la prova, è come dire: sono sicuro che la bomba esplode, però senza prove. Devo sapere perché. Usate sempre l'idea matematica del 2 più 2 deve fare 4. Se fa 5 siate molto sospettosi. Io ho spento questo perché così siamo, non vedete me, sentite la voce che vi manda a vedere altre cose. Leggete, studiate, ripeto, qui c'è tutto. Qui. Certo, certo, benissimo, sono contento Giorgio che questo è una spiegazione a chi si è lamentato che non ha i soldi per imparare. È tutto là, io do a tutti, dovete soltanto aguzzare l'ingegno, studiare bene. È chiaro che chi vuol fare le cose più velocemente qualcosa la deve pagare. Questo è nella situazione delle cose. Chi invece non ha fretta trova tutto quello che deve trovare. Vi saluto da questo buio, che non è buio, che ha tolto la mia immagine, voglio che sia tolta, non ci devo esistere nemmeno, perché veramente spariscono, non ci sono, non esisto, non pensatemi nemmeno, pensate all'insegnamento, e spero che abbiate capito bene cosa voglio dirvi, senza riferimenti di vergogna, di paura. Siate aperti, siate sinceri, siate liberi, siate sentimentalmente aperti e dentro con il cuore libero mostrate al sé superiore che volete veramente la conoscenza, e la conoscenza arriva. Arrivederci.